Bentornati sul canale, dalla Fara e da Fuz. Nel video di oggi proveremo a rispondere alla domanda: i Longobardi avevano i loro berserkir? E vedremo che ci sono due risposte per una sola domanda. Come sempre, grazie del vostro sostegno, vi ricordo di iscrivervi al canale, cliccare la campanellina per supportare tutto l'operato della Fara. Avrete visto, chi ci segue sui vari social e nella community qui su YouTube, che abbiamo cominciato a ripulire, cioè ho cominciato, ma porteremo avanti come gruppo, la ripulitura di una nuova area nel bosco per una nuova struttura sperimentale, una nuova capanna longobarda su cui vi aggiorneremo nelle prossime settimane e mesi. E se voleste supportarci in maniera più corposa, in descrizione trovate come diventare Patreon e abbonati. Vi ricordo sempre che, come fa il nostro caro Fuferito, è possibile anche supportarci una tantum con i super grazie, cioè appunto dei ringraziamenti, se volete, che sono disponibili qui nella piattaforma di YouTube. Detto questo, veniamo all'argomento di oggi. È arrivata Zelda? Sì, è arrivata Zelda. Alcuni anni fa, credo un paio, avevo pubblicato un brevissimo video dedicato ai cinocefali, figura leggendaria presente nell'Historia Longobardorum. Nei commenti più volte era stato poi ripreso l'argomento del rapporto fra questi cinocefali e i cosiddetti berserkir e ulfednar della mitologia e letteratura scandinava. Non solo nei commenti al video specifico, in realtà, in commenti diffusi in tutto il canale. Mi pareva quindi il caso di adempiere alla promessa che avevo fatto di approfondire l'argomento e prendere in considerazione i commenti di voi utenti. Eccoci quindi qui oggi a discutere di cinocefali, berserkir, ulfednar, continuità e differenze. Credo sia necessaria una piccola parentesi introduttiva su queste due figure della letteratura scandinava, perché se da un lato i berserkir hanno poi acquisito una notorietà popolare molto diffusa, tanto da diventare categorie per i giochi di ruolo, in un certo modo, in realtà spesso non sono veramente noti al grande pubblico dal punto di vista delle loro origini. Quindi prendiamoci un attimino per approfondirle. È impossibile quindi fare un paragone fra questi e i cinocefali longobardi senza sapere chi siano. Nella letteratura alto medievale scandinava, qui come sempre io vi mostro l'Edda poetica nella raccolta Garzanti, ma in realtà ci sono molte più saghe di quelle contenute in questo libro e soprattutto molte più saghe fuori da questo libro che parlano di berserkir. Ecco, in questo tipo di letteratura, che è comunque una letteratura molto tarda, parliamo del basso medioevo, parliamo del XII-XIII secolo, ecco che in questa letteratura, dicevamo, viene presentata molto spesso la figura dei berserkir e degli ulfednar, rispettivamente coloro che vestono la camicia di orso e coloro che vestono gli abiti del lupo, anche se l'etimologia, soprattutto sui berserkir, ha avuto nei decenni interpretazioni differenti, ma quella più accettata è quella appunto di camicia di orso. Chiedo scusa. Chi sono questi guerrieri? Beh, nella descrizione appaiono essere dei guerrieri formidabili, che non temono il ferro, non temono il fuoco, che combattono con grande vigore, che fanno parte di un'elite guerriera. I primi appunto avrebbero un rapporto totemico con l'orso, i secondi con il lupo, e a questi andrebbe poi aggiunta la figura più sfuggente dei guerrieri cinghiale, che però paiono essere un'elite che combatte in formazione e che vengono spesso collegati alla divinità Frey, e quindi una divinità della famiglia dei Vani, gli dei della fertilità del mondo scandinavo, e che quindi togliamo dall'equazione, perché in realtà berserkir e ulfednar vengono solitamente invece collegati ai culti odinici. Risulterebbero essere quindi nella interpretazione degli studi moderni e contemporanei dei guerrieri estatici, una elite specifica all'interno della già militarizzata società scandinava, che caratterizzava il proprio operato attraverso imprese
belliche particolarmente vigorose, belluine, selvagge, con pratiche che portano addirittura al mordere gli scudi, a non temere il ferro, a non temere il fuoco. In alcuni studi negli anni si è tentato di vedere in queste figure degli individui che stavano a metà fra la sfera militare e la sfera religiosa, cioè un gruppo di soldati scelti dediti all'adorazione del culto odinico. Odino, che condivide, come abbiamo detto in più video, l'archetipo con... Sì, Zelda, so che ti piace la parola archetipo, con la figura di Wodan e Godan del mondo germanico, a livello linguistico nel proprio nome porta con sé la radice legata all'estasi, alla furia. Ecco quindi che queste figure, questi guerrieri furiosi, non puoi andare lì, altro non sarebbero che dei guerrieri che si sono dedicati al culto odinico e che attribuiscono a se stessi e combattono come se avessero alcune delle qualità degli animali totemici di cui portano il nome. Ecco che alcuni studiosi hanno voluto vedere in questo culto pratica militare, ad esempio, la presenza di sostanze allucinogene che facilitassero questa furia guerresca, tanto che esiste proprio il termine andare in berserk, delle lingue ovviamente germaniche, per indicare una furia incontrollata e distruttiva. Secondo queste teorie, questi guerrieri avrebbero quindi assunto prima della battaglia sostanze psicoattive come la manita muscaria, il tipico fungo dal cappello rosso alle macchie bianche, che oltre a essere tossico può portare a visioni di vario tipo. Secondo altri a questa si poteva aggiungere il guischiamo nero, endemico dell'Europa nord-occidentale e che tra l'altro in anni recenti è stato ritrovato conservato all'interno di un cofanetto in osso in un accampamento militare romano dei Paesi Bassi, a dimostrazione che quindi c'era la raccolta e l'utilizzo di questi semi psicoattivi. Non abbiamo però in realtà concrete prove, nel senso che da un lato abbiamo la fonte letteraria che ci descrive l'attività di questi individui, Berserker e Ulfednar, e dall'altro abbiamo le supposizioni contemporanee e moderne su come portassero avanti queste attività. L'ipotesi è che potessero fare uso di sostanze psicoattive. Alcuni invece sostengono che questo non fosse, che si facessero parte di una struttura sociale sciamanica, in cui quindi c'era l'autosuggestione a portare avanti questo approccio bellico. Addirittura alcuni più fantasiosi arrivano a trovare una matrice genetica nella furia dei berserkir. Ecco, fatta questa piccola introduzione, possiamo ora provare a confrontare il passaggio dell'Historia Longobardorum di Paolo Diacono, che spesso viene tirato in ballo proprio per collegare i Longobardi ai berserkir. Libro primo, 11. Emigrando essi da quella regione, mentre si dispongono a passare in Mauringia, gli Assipiti sbarrano loro la strada, rifiutando il transito per i loro territori a qualunque condizione. I Longobardi, visto il gran numero dei nemici, non osano attaccare battaglia con essi per l'esiguità del loro esercito, e mentre deliberano su cosa fare, la necessità escogita per loro uno stratagemma. Fanno credere di avere nel loro campo dei cinocefali, cioè uomini con la testa di cane. Spargono tra nemici la voce che costoro combattono senza sosta, bevono sangue umano e quando non riescono ad agguantare un nemico si dissetano del proprio sangue. Per dare credito a queste voci, ampliano le tende e accendono nell'accampamento moltissimi fuochi. I nemici prestano fede a quanto sentono dire e a quanto vedono, e non osano più tentare la sorte di quella guerra che prima minacciavano. Questo passaggio, che fa riferimento tra l'altro a quel libro primo che racconta le parti più leggendarie e mitiche dell'Historia Langobardorum, cita appunto i cinocefali, guerrieri con la testa di cane, guerrieri assetati di sangue, belluini, che potrebbero trovare un paragone col mondo germanico. Da questo punto di vista le teorie si dividono in maniera netta. Per alcuni
Questi cinocefali altro non sono che una visione cristianizzata, edulcorata, non compresa da parte di Paolo delle figure dei guerrieri estatici belva del mondo germanico. Dall'altra, invece, si dice che visto che Paolo stesso cita la presenza dei cinocefali come un espediente, come una menzogna, e che in più viene utilizzato un termine greco, cinocefali, testa di cane, con dei pregressi letterari molto noti nel mondo mediterraneo, fra un attimo li vedremo, non c'entrano assolutamente nulla col mondo germanico e con le successive, molto successive figure dei Berserkir e degli Ulfhedenar. Se abbiamo analizzato la figura dei Berserkir e degli Ulfhedenar dal punto di vista delle saghe, proviamo un attimino a dare in questo momento supporto invece alla teoria opposta, quella che quindi non vuole vedere alcun collegamento e nessuna continuità fra i cinocefali longobardi e le figure più tarde del mondo scandinavo. Questa teoria analizza la fonte da un punto di vista meridionale, se vogliamo, mediterraneo, e dice: Paolo Diacono ci dice che sono un espediente, nemmeno lui ci dice che esistessero davvero, mentre quando parla di Godan e Freya ci dice che sono una ridicolissima fabula, ma li racconta come se fossero fatti avvenuti. In questo caso invece nel testo ci viene detto che erano un espediente, una finta. In più utilizza il termine greco cinocefali, testa di cane. I cinocefali sono presenti nella letteratura mediterranea da molto tempo, ma in particolare in una visione cristiana, ricordiamo che Paolo era appunto un diacono, facevano parte di tutta una serie di popolazioni leggendarie che vivevano ai confini del mondo conosciuto, tanto che addirittura da Agostino di Ipona, ma poi successivamente anche, si discute se siano razionali o meno, se siano cristianizzabili o meno. In quest'ottica, quindi, Paolo avrebbe inserito un topos letterario del mondo mediterraneo all'interno della narrazione dell'istoria dei Longobardi, cosa peraltro non impossibile, visto che l'Historia Longobardorum stessa fa riferimento come tipologia narrativa, come racconto, a molti precedenti storiografici del mondo mediterraneo. Ci troviamo quindi in una condizione intermedia. Sono i cinocefali gli antenati longobardi dei Berserkir e degli Ulfhedenar, o sono i cinocefali un evento letterario legato alle influenze che avevano formato l'attività intellettuale di Paolo Diacono? Non possiamo saperlo. Oggettivamente abbiamo saggi che vanno in una direzione e nell'altra, esperti che dicono una cosa e anche l'altra. È chiaro che nel mondo, ad esempio, dei neopagani e di chi guarda al mondo germanico non con un occhio storico-storiografico, ma più di fede, è indiscussa la continuità con i Berserkir. Dall'altra parte, invece, è molto discussa negli studi più recenti legati alla filologia. Sì, perché com'è stato possibile il passaggio logico dai cinocefali ai Berserkir negli studi contemporanei? Beh, se noi andiamo a cercare su Google, se facciamo una ricerca veloce, troveremo diversi siti di diverso tipo, appunto da quelli pseudo-religiosi a quelli invece divulgativi narrativi, in cui viene dato per scontato, ad esempio, la figura totemica del cane nel mondo longobardo, l'importanza di questa figura che giustificherebbe il fatto che i loro guerrieri belva fossero teste di cane e non lupi o orsi. Non giustifica comunque in nessun modo la scelta linguistica greca del nome, ma lasciamo stare, sorvoliamo. Viene infatti spesso detto che i Longobardi nelle fonti nordiche vengono citati come gli Undingas, i clan del cane, e che la missione loro re mitico altro non voleva dire nel suo nome che abbaio piccolo latrato. Questo argomento è estremamente affascinante perché lancia una luce anche su come l'evoluzione degli studi sia in continuo divenire. Queste affermazioni, cioè che i Longobardi fossero gli Undingas, un clan citato nelle fonti scandinave e sassoni, Undingas è la pronuncia più o meno, perdonate la mia pronuncia, ma insomma è la dicitura del mondo anglosassone, in contrapposizione a un clan del lupo, ecco, questa identità fra Longobardi e Undingas
viene da studi in realtà del primo Novecento. Non abbiamo cioè delle fonti d'epoca, delle fonti altomedievali che ci dicano guardate che gli Undingas erano i Longobardi. Sono dei filologi a cavallo degli anni 20 del XX secolo a fare di questo enunciato una certezza che poi si porterà avanti per decenni, tanto che il citatissimo da noi libro di Gasparri dell'83 sulla cultura tradizionale dei Longobardi dà per scontato il fatto appunto che i Longobardi fossero chiamati Undingas nel nord Europa. Ma in realtà, se facciamo un passaggio a ritroso, troviamo un interessantissimo saggio, che vi lascio qui in descrizione, peraltro, perché è liberamente scaricabile, del 1926, in cui si analizza la figura di Agilmund e di Lamissione, Lamico, e proprio in un'ottica legata a questo tipo di attribuzione. All'interno dello stesso saggio viene a sua volta citato un precedente lavoro di altro autore che per primo aveva identificato la cultura degli Undingas con quella dei Longobardi. Ecco quindi che se noi prestiamo fede a questi studi un po' datati, va detto per trasparenza, allora la continuità col mondo poi successivo scandinavo e dei Berserkir e degli Ulfednar diventerebbe plausibile. Il cane ha una figura importante nella società longobarda tribale e per questo i loro guerrieri sacri votati probabilmente a Godan sono i cinocefali, i testa di cane, di cui non sappiamo il nome in longobardo. Dall'altra parte però, se mettiamo in dubbio questo piccolo ma fondamentale passaggio, cioè il fatto che gli Undingas siano i longobardi e che la missione significhi piccolo latrato, piccolo abbaio, ecco che la certezza del rapporto crolla. Il mondo accademico e non ha dedicato tantissima energia a studiare i Berserkir, perché sono una figura estremamente affascinante, che appunto è passata nell'immaginario popolare. Alcuni di questi studiosi anche il loro rapporto con la fonte longobarda. Ma nonostante questo rimane un argomento difficilissimo da dipanare, perché abbiamo fonti letterarie, ma non fonti materiali ovviamente. Non abbiamo la tomba di qualcuno identificabile come un berserkir o come un cinocefalo. Non abbiamo elementi di corredo immediatamente riconducibili a queste figure. E quindi si resta nel campo della letteratura comparata e della filologia. Per farvi un esempio, chi approccia il mondo dei guerrieri estatici odinici, per rinchiuderli in un unico insieme, berserkir, Ulfednar e forse cinocefali, va talmente a ritroso che cita la Germania di Tacito, in cui la popolazione degli Ari viene così descritta. Scusate, leggo perché non la so a memoria. Per quanto riguarda le altre genti, gli Ari, oltre ad avere forza superiore a quella dei popoli sopracitati, accrescono nel loro truce aspetto la loro naturale ferocia, con l'artificio e con la scelta del momento per combattere. Portano scudi neri, si tingono il corpo di nero e scelgono per la battaglia notti di tenebra. Col solo orrore di questo esercito di neri fantasmi, essi incutono terrore, poiché nessun nemico può reggere a quella straordinaria e quasi infernale visione, dato che in ogni battaglia i primi ad essere soggiogati sono gli occhi. Ecco che in questo passaggio di Tacito, appunto della Germania, troviamo una elite di guerrieri germanici che però, come vedete, non ha nessuna tendenza alla attribuzione di elementi ferini, non ci sono riferimenti a belve, a orsi, a lupi, non viene fatto riferimento come nelle saghe alla possibilità addirittura di cambiare forma o di combattere come i propri animali totemici. C'è una scelta di guerra psicologica, il trucco nero, gli scudi neri, ma negli studiosi che apprezzano la continuità si vuole vedere un primo riferimento, volendo un embrione di questi culti sciamanici e statici guerrieri del mondo germanico che poi avrebbero portato ai berserkir. Nota di colore, non ho avuto ancora modo di chiederlo direttamente a Ruben, uno dei membri del famoso gruppo Heilung, ma credo che la loro scelta di dipingersi di nero in molti dei loro spettacoli dal vivo
tragga ispirazione proprio da questo passaggio di Tacito. Glielo chiederò, abbiamo la fortuna di condividere alcuni eventi insieme ai Wulfedenas, quindi appena avrò occasione glielo chiederò. Detto questo, altri, sempre nell'ottica continuista, vogliono vedere ad esempio la presenza di guerrieri belva germanici nella colonna traiana. Nella scena 36 della colonna traiana, uno studioso ha voluto vedere all'interno di federati, alleati di matrice germanica, che portano sulle spalle delle pelli, gli antenati dei berserkir, degli Ulfedenar e dei cinocefali. Ma anche qui non possiamo saperlo. Non abbiamo nessuna certezza per questa attribuzione e sappiamo che nel mondo romano, ad esempio, portare delle pelli per determinate figure militari non era una cosa sconosciuta e ci manca completamente invece l'analisi di quelli che potevano essere gli attributi e i costumi degli alleati e dei federati. Quindi, come potete vedere, siamo in un'ottica di studi legati alla logica e alle fonti letterarie e iconografiche. Possiamo quindi rispondere alla domanda di partenza: i Longobardi avevano i loro berserkir? Probabilmente non lo sapremo mai. Hanno ragione quelli che dicono che si può leggere un filo rosso che unisce la figura dei guerrieri odinici ai cinocefali longobardi, ipotizzando un'importanza del cane nel mondo longobardo, ma hanno ragione anche quelli che la mettono in dubbio dicendo che non abbiamo la prova del 9 di questo filo rosso e di questa importanza del cane a livello totemico nel mondo longobardo, e che quindi potrebbe invece fare riferimento a delle influenze letterarie mediterranee. Ultima nota, perché so che chi ci segue è molto preparato e potreste farmi presente come in video della stessa Fara si sia discusso della presenza di cani nei contesti funerari longobardi. L'esempio più famoso sono i due grandi levrieri della necropoli di Povegliano Veronese. Da proprietario ormai da 15 anni di Wolfhound, ovviamente ho una particolare inclinazione ad apprezzare la presenza di grandi levrieri nei necropoli longobarde. Quello che però manca per riconoscere un'attribuzione anche guerriera al cane nel contesto longobardo è l'antroponimia, i nomi delle persone. Non abbiamo nomi longobardi, che sono nomi che parlano, spesso composti da un sostantivo e un aggettivo, con il cane, li abbiamo con il lupo. Pensiamo a Gisulfo, no? Il germoglio di lupo, il piccolo lupo. Pensiamo anche al mondo goto, che aveva preceduto i Longobardi sul territorio italiano, dove di nuovo abbiamo i vari Ulfo, Ataulfo, Vulfila, piccolo lupo nel mondo, diciamo, letterario della Bibbia. Siamo pieni di lupi nel mondo longobardo, pieni di nomi con Ulf, ma qualche nome con orso, che però nella linguistica longobarda perde la B a favore della P, e ad esempio il mio nome nella finzione, Pere Sint, cioè orso viandante, però diventa Per, non è più Ber, Bern. Ecco che sono comunque rarissimi i nomi con orso, molto frequenti i nomi con lupo, sostanzialmente inesistenti quelli con cane. Un altro punto di vista a favore della continuità vorrebbe che le nobiltà basso medievali italiane che riconoscevano e dichiaravano la propria ascendenza longobarda utilizzassero nomi con cani. Pensiamo a Cangrande, Mastino. Il problema è che non c'è continuità fra l'epoca effettivamente longobarda e questi antroponimi di epoca molto molto tarda e successiva. Secondo chi crede nella teoria della continuità, ovviamente esiste questo rapporto e siamo noi che siamo privi dei dati per riconoscerlo, ci mancano cioè le fonti, dovremmo avere più scoperte. Chi invece sostiene la discontinuità e la mancanza di una base veramente antropologica della figura del guerriero belva nel mondo longobardo dice no, qui la questione è che, come spesso accade, i nobili cominciano a credere alle stesse storie che hanno utilizzato per appoggiare il loro potere. Cioè, se una famiglia nobile si dichiara tale perché dice di essere di ascendenza longobarda e rilegge l'Historia Longobardorum con i cinocefali, dice, vedi che i cani sono delle cose importanti, allora chiamiamo il pupo cagnone di sto piffero. Vi rendete conto che è impossibile dare una risposta allo stato attuale degli studi? Sono sicuro che nei commenti mi arriveranno
infiniti utenti a dirmi la loro, che sarà assolutamente vera e insindacabile, e quindi avremo tanto i Longobardi antenati dei berserker, quanto avremo i Longobardi che tanto non valgono niente perché solo i Romani sono importanti. Detto questo, come sempre, i nostri video sono fatti per incuriosirvi, speriamo di averlo fatto, vi lascio in descrizione alcuni link ad alcuni articoli per approfondire l'argomento, fateci sapere nei commenti cosa ne pensate. Alla prossima e mandi!